La piastra inox LH1 ha le dimensioni di 510 x 420 mm, lo spessore è 4 mm, il peso 6 kg. Fondamentalmente si suddivide in tre parti: la parte per il braccio, questa, qua invece va installato il motore, il controllo della velocità, l'on-off. Braccio, che può essere come detto da 12 o 9 pollici, è sufficiente ruotare la torretta di 180 gradi. In questo caso monta una slitta tipo SME, ma è possibile adattarla a qualsiasi esigenza del cliente. Qua va montato il motore, è completamente isolato dal resto della piastra. In questo modo si minimizza la possibile trasmissione di vibrazioni dal motore al piatto del giradischi stesso. Questi elementi abbiamo dovuto farli realizzare su specifiche per poter adattare completamente la meccanica Allenco a questo telaio. Partiamo dal freno. Passiamo ora alla regolazione della velocità. Blocchiamola con un dado M3. Aggiungiamo ora questo componente. Che viene bloccato con una rondella elastica. Ora sarebbe il turno di questo elemento, ma noi andremo a sostituirlo con il nostro nuovo. La slitta di regolazione della velocità, oltre al perno nuovo, ha due adattatori per adattare la slitta al nuovo telaio. Con un dado M3 vado a fissare sul retro il perno alla slitta di trascinamento. Quindi il montaggio della leva di accensione e del meccanismo di controllo del braccetto con la ruota. Inseriamo la boccola d'ottone nel foro. La leva di accensione ha un preciso verso di incastro con il braccetto. L'asta che collega la leva di accensione alla ruota. La boccola di fissaggio originale non va più bene perché è troppo corta per la base inox di 4 mm. Utilizzeremo una vite M5. L'asola dell'asta va allungata di circa 2 mm per ottenere tutto il movimento necessario. L'asta ha anche la funzione di innescare l'interruttore di alimentazione del motore. Posizioniamo le due viti dell'interruttore negli appositi alloggi previsti.
Abbiamo la cura di prestare attenzione che la forcella dell'interruttore si innesti con la derivazione del braccio. Mettiamo il braccio della ruota nell'albero della slitta di regolazione della velocità. Fissiamolo con una rondella elastica. Assembliamo il supporto della manovella di regolazione della velocità. Le due viti alle estremità servono per regolare l'altezza del supporto. È l'ora del pozzetto che verrà fissato con le sue 3 viti alla base. Piastra di supporto del motore. Avvitiamo i 3 perni costruiti appositamente nelle 3 sedi filettate. I 2 perni corti vanno sul lato più largo. Prendiamo la nostra base di Corian, piastra inox che posizioneremo rovesciata su un tavolo a cui sovrapporremo la lastra di Corian. Dopo aver posizionato le viti per rendere solidale la lastra di inox con il Corian, prendiamo la piastra porta motore e installiamola. Una volta bloccata con le apposite viti, aggiungiamo ai 3 perni delle rondelle che sosterranno le prime 3 molle. È il turno del motore e delle altre 3 molle. Fermiamo il tutto con i dadi. E ora il turno delle 2 piastre portabraccio. Le blocchiamo con le viti. Nell'apposita sede montiamo una vite M3 a cui agganceremo la molla sul braccio portaruota. Montiamo infine il piatto. A questo punto la parte meccanica del nostro giradischi è completata. Ringrazio tutti per l'attenzione e vi ricordo di iscrivervi al canale LL e di guardare anche gli altri video presenti. Buona giornata!